Come state? Spero bene. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Oggi vediamo di parlare un pochino della carta dedicata a te. Anzi, oggi parliamo di due carte. La prima è la carta dedicata a te, ok? Perché dovete sapere che questa carta deve essere usata entro una certa scadenza e tutti i soldi che sono al suo interno devono essere spesi tutti quanti. E come vi ho detto ci sono delle date da tenere a mente, quindi carta e penna, calendario, segnatevi queste date. Gli uffici postali ormai è già da un po' che hanno iniziato a consegnare le carte, quindi sono già in circolazione, ovviamente tutti quelli che ne avevano diritto, e la carta veniva consegnata già carica o caricata con i 500 euro e si può utilizzare, si poteva, adesso non so, dipende da chi l'ha già usata, per acquistare dei beni alimentari di prima necessità nei negozi abilitati al circuito Mastercard, perché le poste fanno parte del circuito Mastercard, anche se ormai, come ho detto tante volte, sta cosa dei circuiti Visa, Mastercard, American Express ormai è un mondo passato, perché tanto ormai i negozi ce l'hanno tutti, insomma c'hanno tutti i circuiti, quindi non è, cioè, una cosa vecchia. Comunque, questa carta fa parte del circuito Mastercard, che è una normalissima Poste Pay poi alla fine, cioè non è che hanno inventato l'acqua calda. E quindi la domanda è questa: quando scade il credito della carta? Allora, il primo, che era entro il 16 di dicembre, la carta doveva essere attivata spendendo anche solo €1. Chi non l'ha fatto, buonanotte sognatori. La seconda data è quella del 28 di febbraio, quindi entro il 28 di febbraio bisogna spendere tutto il credito, anche se secondo me l'80% delle persone, anzi anche il 90% delle persone, il credito ormai l'ha già consumato tutto tra Natale e Capodanno, feste, festoni, veglie, veglioni. Secondo me i 500 euro sono già benché spariti da un bel pezzo. Però per tutti quelli che ancora ce l'hanno carica, entro il 28 di febbraio, mi raccomando, non ve la fate scadere. E non si può comprare tutto. Vi ho detto prima che ci sono dei prodotti alimentari di prima necessità, quelli possono essere comprati, mentre gli altri che non sono di prima necessità non possono essere pagati con quella carta e bisogna pagarli con qualcos'altro, ok? Poi la carta dà la possibilità di ricevere un ulteriore sconto, dicono voci di corridoio che vale il 15%, però questo me lo dovete confermare voi sotto nei commenti, e ovviamente vale nei negozi che sono convenzionati, perché non è che tutti sono convenzionati ad accettare quella carta. Quindi le due date ve le ho date, ve le siete segnate, vediamo di non farci scadere sti soldi. Adesso vediamo l'altra carta e partiamo con una domanda. La ricarica dalla carta acquisti del mese di gennaio risulta ancora in ritardo. Classico, è un classico. Quindi vediamo di capire il motivo e cosa fare in questi casi. Intanto sappiamo che anche per quest'anno la carta acquisti è stata riconfermata, ma credo che quella non abbia grossi problemi, secondo me, anche se cambierà governo, perché comunque prima o poi cambierà, non è che rimarrà sempre lo stesso, da che mondo è sempre successo così, secondo me questa carta rimarrà sempre. Quindi diciamo che da quel lato non ci sono problemi, almeno per quanto riguarda i governi. Poi sappiamo che la carta viene ricaricata ogni 2 mesi con un importo di 80 euro a bimestre, quindi sono 40 euro al mese, per tutte le persone che hanno o all'interno del nucleo familiare dei minori di 3 anni oppure persone con più di 65 anni. Quello che però ci dimentichiamo sempre è che a gennaio succede una cosa un po' diversa da tutti gli altri mesi in cui arrivano le ricariche, e cioè che nel mese di gennaio
bisogna rifare l'ISEE. E siccome che quella carta è strettamente legata all'ISEE, ci sono sempre dei problemi. Quindi questo vuol dire che i titolari della carta acquisti dovranno presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica di SU per continuare a ricevere la ricarica anche quest'anno. E in mancanza di un ISEE aggiornato, cosa succede? Che il pagamento della carta viene sospeso fino alla presentazione di un nuovo ISEE valido. Quindi la domanda che veramente dobbiamo rispondere in realtà è questa qua. Quando arriva il pagamento della carta acquisti di gennaio, visto che gennaio è tutto un gran casino e di solito saltano i pagamenti? Allora, guardando un po' al passato, no? Perché sono andato un po' anche a ritroso a guardare un po' nel passato, negli anni scorsi l'importo della ricarica di gennaio è quasi sempre stato pagato solo a partire dal primi 10 giorni di febbraio, metà febbraio, addirittura alcuni mi avevano segnalato a fine febbraio, immaginate un po'. Ecco perché a questo punto vi consiglio vivamente di provvedere al rinnovo dell'ISEE e dovevate farlo, adesso non so quando guarderete questo video, dovevate farlo o insomma, se lo vedete entro il 31 di gennaio, entro il 31 di gennaio. E poi vorrei anche ricordarvi queste scadenze di questa carta. La ricarica viene fatta come sempre intorno al 10-15 del mese, no? Più o meno, giorno più, giorno meno, considerando i sabati e le domeniche dal 10 al 15 più o meno. E i mesi sono questi. Gennaio, che abbiamo capito che come sempre lo fa scattare a febbraio per causa del rinnovo ISEE. Poi abbiamo marzo, maggio, luglio, settembre e novembre. Dicembre no, per altri motivi, e quindi poi si ricomincia poi a gennaio e avanti così. E ricordatevi che anche se prendete ADI, assegno di inclusione, ogni mese vengono detratti 40 euro dal saldo del sussidio di ADI, quindi da una parte li danno, dall'altra li tolgono. Quello non è un problema perché comunque ci sono persone che mi hanno detto che hanno preferito avere le due carte, sia ADI che l'altra. Probabilmente è una questione di gestione familiare, probabilmente preferiscono avere due carte, io questo non lo so, so che molti gli va bene così, li usano così, proprio separate, forse per una questione che magari con quella ci pagano, che cavolo ne so, le bollette, con una ci pagano le bollette, con l'altra ci fanno la spesa, io questo non lo so. E quindi diciamo che va bene così. So che alcuni potrebbero dire, ma vedi, con una mano te li danno, con l'altra te li tolgono, alla fine, sì, vabbè, potevano fare sommare i due. Però diciamo che ci viene comodo così, avere due carte, due gestioni diverse, e va bene così. Prima di concludere, mi raccomando, andate a visitare il mio sito internet, lo vedete qua in sovraimpressione. Ci trovate tantissime informazioni, tra cui, come ho già detto anche in altri video, ci trovate tutte le informazioni che riguardano i rimborsi del 730. Quindi andate là, c'è la sezione rimborsi 730, c'è adesso siamo a fine gennaio, poi vediamo quanto ancora lo lascerò, c'è tutta la sezione dedicata ai documenti dell'ISEE e poi c'è tutta una sezione dedicata anche alle domande e le risposte che riguardano l'assegno di inclusione ADI. Quel file lì è a pagamento perché ovviamente sono domande che mi avete fatto voi e al quale io ho risposto, quindi ho dovuto mettermi lì a studiare la risposta e rispondere. Quindi quel file lì è a pagamento e poi c'è anche tutta la sezione, c'è una sezione che se volete potete anche mettervi in contatto telefonico diretto con me. Quindi io vi consiglio di andarci a fare un giro sul sito internet.
Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento, sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!